Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Today we'll talk about strategies for learning Italian and virtually any language. This video is in slow Italian with Italian and English captions, so it's suitable for all levels. Let's start! Consigli per studiare l'italiano. Oggi parliamo di strategie per imparare l'italiano, indipendentemente dal vostro livello. Si tratta di un argomento di cui si parla moltissimo su internet, su YouTube e anche io voglio dire come la penso. L'esposizione alla lingua. Quando si studia una lingua nuova è molto importante quanto si è esposti a quella lingua, cioè quando ascoltiamo, leggiamo o parliamo nella lingua che vogliamo imparare. Mi direte che è una cosa ovvia, che tutti sappiamo. Certo, lo sanno tutti, ma pochi lo fanno. Chiaramente se vivete in Italia è tutto più facile. Se vivete all'estero magari frequentate un corso di lingua, però forse non basta. Allora, che fare? Leggete in italiano. Leggete in italiano. Cercate un blog, un sito internet, una pagina Facebook, un libro, una rivista che parli di qualcosa che vi appassiona e leggete un po' tutti i giorni. Scegliere qualcosa che riguarda una vostra passione, qualcosa che vi piace, è molto importante perché sapete già di cosa si parla. Piano piano arricchirete il vostro vocabolario e assorbirete anche la struttura della lingua in modo naturale. La lettura è molto importante, perché imparare parole e grammatica non serve a molto se poi non le vediamo all'interno di un contesto. Ascoltate in italiano. Ascoltare programmi in italiano è importantissimo, perché così vi abituate ai suoni e alla melodia della lingua. Imparate nuove parole e frasi e sviluppate una sorta di senso per la struttura della frase. Il vero problema, semmai, è cosa ascoltare. Certo, se il vostro italiano è intermedio o avanzato avete più scelta e potete sintonizzarvi su un canale radio, un podcast o un programma televisivo di vostra scelta. Se invece siete principianti, dovete scegliere il materiale da ascoltare con molta attenzione. L'italiano che si parla alla televisione o alla radio è molto veloce e magari usa moltissime parole che non conoscete. Il risultato? Perdete tempo e vi sentite frustrati perché non capite e non fate progressi. Per questo motivo, per i principianti, è meglio ascoltare materiale fatto appositamente per chi studia l'italiano. Possono essere gli audio del vostro libro di testo, un canale YouTube come il nostro, oppure un podcast per chi studia l'italiano. All'inizio non scegliete cose troppo difficili, partite da qualcosa alla vostra portata, meglio se con la trascrizione. Prendiamo per esempio un podcast. Ascoltatelo più volte, poi leggete bene la trascrizione, poi ascoltate di nuovo leggendo. Questo è un metodo che funziona al 100% e potete fare questa cosa per più giorni, sempre con lo stesso podcast, finché non capite ogni parola senza leggere. Film e serie TV. Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Questa sera partiremo per un lungo viaggio nel tempo. Molti mi chiedono quale serie TV o film devono guardare per imparare l'italiano e la risposta è: dipende dal vostro livello. Se il vostro livello è intermedio o avanzato, scegliete un film o una serie TV italiana che vi piace e guardatela con i sottotitoli in italiano. È un esercizio utile, anche perché qui vedete le parole e le strutture grammaticali in un contesto. Il mio consiglio però è
è di evitare film o serie TV dove si parla molto dialetto, rischiate di non capire o peggio di mescolare italiano e dialetto. Una serie TV che posso consigliare è Il Processo, la trovate su Netflix. Aveva un cuore grande, un cuore ancora ingenuo. La vittima aveva una vita piena di segreti e potrebbe essere qualcun altro ad averla uccisa. Io non so che cos'è che ti muove, ma se vuoi vincere lo sai anche tu che siamo deboli. Se invece il vostro livello di italiano è più basso, il mio consiglio è di guardare film o serie TV straniere doppiate in italiano. Sembra strano, ma è molto molto importante, perché i doppiatori parlano sempre un ottimo italiano, privo di inflessioni dialettali, pulito, corretto, sono molto più facili da capire. E al tempo stesso sentite l'italiano come dovrebbe essere. Ha paragonato Trisha Nixon a un cono gelato alla vaniglia. Sì, è vero. Già. Quindi perché il padre dovrebbe volerla al matrimonio della figlia? Oh, per favore. Dico solo... In un secondo tempo potrete passare ai film italiani. Curate la pronuncia. Non mi stancherò mai di dirlo. Una buona pronuncia è importante. Vi aiuta a farvi capire e vi aiuta anche a capire cosa dicono gli altri. Se pronunciate infatti male certe parole, è probabile che non le riconosciate quando le sentite dire. A differenza dell'inglese, la pronuncia delle lettere in italiano non cambia mai, è sempre uguale. Basta ricordare poche regole e saprete sempre come pronunciare una parola che non avete mai visto prima. Su questo canale abbiamo una serie di video tutti dedicati alla pronuncia italiana. Come comunicare in italiano con solo 2 tempi verbali. L'italiano è una lingua complessa e spesso i tempi verbali fanno venire il mal di testa ai principianti. Se il vostro livello è intermedio o avanzato, quello che sto per dire a voi non serve, perché andando avanti con lo studio dell'italiano avete certamente dimestichezza con tutti i tempi e i modi. Ma se siete principianti ho una bella notizia per voi. In italiano potete comunicare in modo semplice con solo 2 tempi verbali, il passato prossimo e il presente indicativo. Ecco perché. Sono i 2 tempi che usiamo più frequentemente. Spesso nella comunicazione di tutti i giorni vi serve dire cosa avete fatto oggi o ieri, cosa state facendo in questo momento o nella giornata di oggi e cosa farete in futuro. Il passato. Ci sono diversi tempi passati in italiano, con diversi usi, ma per esprimere un'azione conclusa in italiano, il tempo passato che usiamo di più, in particolare al nord, è il passato prossimo. Io personalmente uso rarissimamente il passato remoto, mentre è più frequente al sud. Il futuro. Nell'italiano di oggi è molto comune usare il presente per esprimere un'azione futura. Ad esempio, domani vado a Venezia. Certo, la forma più corretta sarebbe domani andrò a Venezia, però nella lingua di tutti i giorni possiamo tranquillamente usare il presente. Facile! Conoscete già tante parole in italiano. Ecco un'altra buona notizia. Se parlate una lingua romanza o anche una lingua germanica come l'inglese, conoscete già tante parole in italiano, perché anche in inglese molte parole sono derivate dal latino. In generale, i vocaboli della scienza e della tecnologia derivano dal latino. Tutte queste informazioni sono già dentro di voi. Che soddisfazione! Grammatica sì, grammatica no. Ormai sappiamo che il vecchio metodo di studio, libresco e improntato solo sulla grammatica, non è efficace, perché è un approccio passivo alla lingua e da solo non basta. Da solo non basta, però la grammatica è fondamentale e non se ne può fare a meno. Provate a parlare senza conoscere la grammatica. Vi sentirete insicuri e sarà molto più difficile comunicare. Ho sentito dire che la grammatica rovina il vostro italiano, che non bisogna studiarla così a fondo.
Io non sono assolutamente d'accordo. La grammatica è preziosa, è la chiave per capire la struttura della lingua e vi aiuta a formare le frasi senza troppi pensieri. Vi aiuta a comunicare quello che volete dire con più sicurezza. Al tempo stesso, non dovete farvi bloccare dal fatto di non ricordarvi sempre tutte le regole. Conosco persone che studiano l'italiano da tanto tempo, ma fanno fatica a parlare perché pensano troppo alle coniugazioni, alle preposizioni e a tutte le altre regole della grammatica. Magari cercano di tradurre quello che pensano dall'inglese all'italiano, ma in questo modo diventa tutto molto più difficile, perché sono due lingue molto diverse. Il mio consiglio è di imparare le frasi intere e le parole nei vari contesti e non solo i singoli pezzetti del discorso, perché altrimenti poi farete fatica a metterli insieme. Siate attivi! Siate attivi, cioè trovate occasioni per parlare italiano con qualcuno. Se vivete all'estero è più difficile, ma non impossibile. Ci sono siti e gruppi Facebook dove potete trovare persone di madrelingua italiana con cui parlare. E ci sono anche gruppi WhatsApp dove magari non si parla, ma si scrive in italiano. E anche questo è molto utile. Anche Twitter è ottimo. Potete seguire altre persone che parlano italiano e twittare in italiano con l'hashtag #correctme. È un modo simpatico ed efficace per creare una routine legata all'italiano. E scrivete in italiano al nostro account Twitter e faremo il possibile per correggervi. Infine, non siate timidi, buttatevi e non aspettate di sapere tutto prima di incominciare a parlare. Gli errori sono i vostri migliori amici, l'importante è comunicare. Come diciamo noi, sbagliando si impara. Thank you for watching this video. I hope it gave you some useful ideas. And don't forget to subscribe to our channel for more useful videos. Ciao!